In meno di un'ora puoi realizzare un bracciale così, originale, leggero e perfetto per l'estate. Resta con me e lo facciamo insieme. Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love ed oggi ti mostro passo passo come realizzare questo bracciale ad uncinetto. Lo schema è semplice e super veloce da lavorare. In un'oretta, anche meno, abbiamo già fatto il bracciale. Quindi se sei una persona che vende i propri lavori a un equo prezzo, questo è un oggettino che può essere anche venduto. Nel tutorial ti mostro in modo semplice come adattare la misura nel caso ti servisse un bracciale più grande o volessi creare misure diverse per polsi diversi. Per quanto riguarda i materiali, ho usato il cotone cablé numero 5 che potete trovare in tantissimi colori diversi. Io uso questo della marca Ispe e se vi serve questo filato vi lascio il link nella descrizione del video, lo trovate nello shop online della merceria Arcobaleno, e ho usato un uncinetto da 1,75 mm. Oltre al filato e all'uncinetto ci serve qualcosa per fare la chiusura. Io ho usato una perlina di legno dal diametro di 5 mm. Potete usare una perlina, un bottone o una chiusura per braccialetti. Nel tutorial, perché vediate meglio i punti, uso un filato più grosso e un uncinetto più spesso. Ma vi consiglio di usare il cablé in modo da ottenere le misure perfette. Il mio braccialettino è lungo circa 16 cm e per il mio polso è perfetto così. Aspetto di sapere cosa pensate di questo progettino e se vi piacciono i gioielli ad uncinetto vi ricordo che ne ho una playlist intera, ve la lascio nella descrizione del video e nel primo messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un anello magico. Due catenelle e un punto alto, e questo rappresenta due punti alti chiusi assieme, quindi il primo punto è questo punto alto. Poi lavoriamo 2 catenelle e 2 punti alti chiusi assieme. Iniziamo un punto alto, ne iniziamo un altro e chiudiamo insieme, e 5 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo in totale per 4 volte, quindi 2 punti alti chiusi assieme, due catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, cinque catenelle, e ripetiamo questa ripetizione in totale per 4 volte. E alla fine chiudiamo nei primi 2 punti alti chiusi assieme, chiudendo nel primo punto alto che abbiamo lavorato, e tiriamo il filo per chiudere il cerchio. Lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo archetto e da qui iniziamo il prossimo giro. Lavoriamo 2 catenelle e un punto alto per lavorare i primi 2 punti alti chiusi assieme, poi lavoriamo 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme nello stesso archetto, due catenelle, 2 punti alti chiusi assieme nello stesso archetto. E passiamo al prossimo archetto. Qui lavoriamo un mezzo punto alto, 3 punti alti, e un mezzo punto alto.
questa è la ripetizione che ripetiamo per completare il giro. La rivediamo. Nel prossimo archetto lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, e passiamo al prossimo archetto. Qui lavoriamo un mezzo punto alto, 3 punti alti, e un mezzo punto alto. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nei primi 2 punti alti chiusi assieme con cui abbiamo iniziato il giro. Lavoriamo un punto bassissimo nella prossima catenella e un punto bassissimo nell'archetto e giriamo il lavoro. Iniziamo la prossima riga lavorando in questo archetto e qui lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, quindi 2 catenelle e un punto alto per i primi 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle e ancora 2 punti alti chiusi assieme nello stesso archetto. Tre catenelle. Ed ora lavoriamo nei 5 punti che abbiamo lavorato in questo archetto nel giro precedente. Quindi iniziando dal mezzo punto alto lavoriamo un punto basso e 3 catenelle. E ripetiamo così in ogni punto. Un punto basso, 3 catenelle. Un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle. Quindi in totale abbiamo ripetuto per 5 volte un punto basso, 3 catenelle. Ed ora nel prossimo archetto lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme. Giriamo il lavoro, lavoriamo un punto bassissimo nell'archetto e qui lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme. Quindi 2 catenelle, un punto alto per i primi 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle, saltiamo questo archetto di 3 catenelle e iniziando dal successivo lavoriamo un punto basso nell'archetto, 3 catenelle, un punto basso nel successivo archetto, 3 catenelle, un punto basso nel successivo archetto, 3 catenelle, un punto basso nel successivo archetto, 3 catenelle e saltiamo l'ultimo archetto. Quindi in totale abbiamo lavorato 4 punti bassi e tra i punti bassi ci sono archetti di 3 catenelle. Ed ora lavoriamo nell'archetto tra i punti alti chiusi assieme. Qui in questo archetto all'inizio e alla fine di ogni riga lavoriamo sempre 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle,
2 punti alti chiusi assieme, e giriamo il lavoro. Un punto bassissimo per spostarci nell'archetto, 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, e ripetiamo come abbiamo lavorato qui sotto, ma a ogni nuova riga lavoriamo una ripetizione in meno. Quindi 3 catenelle, saltiamo il primo archetto di 3 catenelle e nel successivo lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto, 3 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto. Saltiamo quest'ultimo archetto di 3 catenelle, lavoriamo 3 catenelle e nell'archetto tra i punti alti chiusi assieme lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme. E in questa riga ci sono 3 punti bassi e 2 archetti tra i punti bassi. Giriamo il lavoro, un punto bassissimo nell'archetto, in questo archetto 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle, saltiamo questo archetto di 3 catenelle e nel successivo lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto, 3 catenelle, saltiamo il prossimo archetto e nell'archetto tra i punti alti chiusi assieme lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme. Giriamo il lavoro, lavoriamo un punto bassissimo nell'archetto, 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle, saltiamo questo archetto di 3 catenelle e nel prossimo lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, saltiamo il prossimo archetto di 3 catenelle e tra i punti alti chiusi assieme lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme. Giriamo il lavoro, un punto bassissimo nell'archetto, 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme, e passiamo direttamente all'archetto tra i punti alti chiusi assieme e anche qui lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme. Giriamo il lavoro, lavoriamo un punto bassissimo nell'archetto, 2 punti alti chiusi assieme in questo archetto e 2 punti alti chiusi assieme nel prossimo archetto. Giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e nel secondo lavoriamo un punto basso. E questo è quello che otteniamo. Lasciamo in sospeso il lavoro qui per il momento, mettiamo un marker. Fino a qui abbiamo lavorato la parte centrale del bracciale e uno dei laterali. Ora
dall'altra parte dobbiamo lavorare un'altra forma identica a questa, iniziando sul rovescio del lavoro, quindi giriamo il lavoro sul rovescio. Qui in questo archetto abbiamo lavorato i 3 gruppi di punti alti chiusi assieme. In questo archetto ci sono il mezzo punto alto, 3 punti alti, mezzo punto alto, e in questo archetto di nuovo i 3 gruppi di 3 punti alti chiusi assieme. Saltiamo il primo archetto e nel secondo agganciamo il filo per lavorare un altro pezzo identico a questo. Quindi prepariamo un nodino iniziale, e iniziando da questo archetto, qui lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, possiamo lavorare un punto basso e una catenella e poi iniziamo un altro punto alto e li chiudiamo assieme, 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme e ripetiamo lo stesso schema che abbiamo lavorato dall'altra parte. Una volta che avremo lavorato questa parte dello schema anche dall'altra parte, il bracciale è sostanzialmente già pronto. Da questa parte tagliamo il filo un po' lungo e sfiliamo. Aiutandoci con un ago inseriamo la perlina e torniamo con l'ago alla fine del lavoro. Facciamo qualche giro intorno al filo, alla base della perlina, 2 o 3 giri così. Ripassiamo attraverso i punti e fissiamo con un nodino. Sul rovescio del lavoro. E nascondiamo il filo attraverso i punti. Ed ora che abbiamo cucito la perlina, verifichiamo se il bracciale è sufficientemente lungo. Quindi la perlina la cuciamo sul primo lato che lavoriamo del bracciale. Lavoriamo il primo pezzo e qui cuciamo la perlina. Poi lavoriamo il secondo pezzo e con il filo ancora lungo verifichiamo se il bracciale è sufficientemente grande. Se il lavoro che abbiamo fatto è già sufficientemente grande per fare la circonferenza del polso, non ci resta che lavorare un po' di catenelle per formare l'asola che serve per chiudere la perlina. Se invece vi serve qualche centimetro in più perché state usando un filato più sottile o perché avete il polso un po' più grande, lavorate tutte le catenelle che vi servono per arrivare alla circonferenza che volete per il bracciale e poi aggiungete le catenelle che servono per creare l'asola per la perlina. Anche qui le catenelle dipendono da quanto grosso è il filo che state usando e quanto grande è la perlina che avete scelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nell'ottava catenella chiudiamo con un punto bassissimo
per formare l'asola. Questo nel mio caso, voi fate un'asola grande quanto vi serve per far passare la perlina o il bottone o la chiusura che avete scelto, e poi camminiamo con punti bassissimi fino alla base del lavoro. Questo se avete aggiunto catenelle. In alternativa sarete già alla base del lavoro. E una volta arrivati alla base tagliamo il filo un po' lungo, sfiliamo, lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo una chiusura qui, entrando alla base dell'ultimo punto qua dietro, in modo che l'ultimo punto bassissimo abbia una bella forma verso il bracciale. Qui dietro facciamo un nodino come prima e nascondiamo il filo attraverso i punti. E il nostro nuovo bracciale è già pronto e vi devo dire che alla fine mi piace moltissimo, soprattutto come sta al polso. Lo vedo perfetto per la primavera e ancora di più per quest'estate, quando saremo belli abbronzati. Vi consiglio di usare un filato sottile come il Cablé 5 o, volendo, potremmo utilizzare anche il Cablé 8, verrebbe un po' più piccolo. Io vi devo dire mi piace così, tipo polsino, ma potrebbe essere un'idea anche lavorarlo un po' più sottile, e in quel caso sicuramente sarà necessario aggiungere qualche catenella qui sotto. Fatemi sapere cosa pensate di questo braccialettino. Se li rifate, mi raccomando, condividete le vostre foto con me, sapete che adoro vedere i vostri lavori. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Vi ricordo che nel canale trovate tutta una playlist dedicata ai gioielli o simil gioielli ad uncinetto, e ve la lascio qui sotto nella descrizione del video e nel primo messaggio fissato, e in quella playlist tra gli altri trovate anche il tutorial per fare questo polsino ad uncinetto. Se vi piacciono i polsini, visto che sono tornati di moda, potrebbe tornare attuale anche questo tutorial. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita fino alla fine. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!